Bentornati in Smoke King BBQ Experience, il canale che parla di barbecue a 360 gradi. Oggi faremo una ricetta che porto nel cuore. Ho imparato questa ricetta durante i miei viaggi in Brasile e non in tutte le regioni del Brasile la fanno. Stiamo parlando della picanha recheada o picanha ripiena. Prima di lanciarci sulla preparazione della carne, iniziamo a scaldare il camado. Apriamo completamente il ventin, la valvola di aerazione d'ingresso. Con l'aiuto del Luftleiter accendiamo i carboni. Una volta acceso il centro del nostro letto di carboni, ricopriamo con del carbone fresco e lasciamo aperto per una quindicina di minuti così che tutte le braci siano belle iridescenti. Trascorso un quarto d'ora avremo delle bellissime fiamme, per cui è il momento di chiudere il coperchio. Chiudiamo i petali della valvola margherita a un quarto. Siccome oggi è una giornata estremamente ventosa, chiudiamo molto la valvola d'ingresso perché ci sarà molta fluttuazione da parte del vento e vogliamo regolare bene la temperatura. Nonostante il termometro segni già più di 150 gradi, io riesco a mantenere la mia mano senza problemi sul coperchio. Questo significa che la ceramica deve ancora assorbire energia prima di poter inserire il deflettore. Quando la temperatura si sarà stabilizzata e io riuscirò a mantenere la mia mano sul coperchio giusto qualche secondo, questo significa che la ceramica del coperchio ha assorbito abbastanza energia. È il momento di inserire il deflettore. Apriamo il coperchio, inseriamo il deflettore e attendiamo che acquisisca energia. Mentre attendiamo che il camado si stabilizzi, iniziamo a lavorare sulla picanha. Questa è una magnifica picanha di Black Angus. Ha poco grasso, ma questa è stata una mia richiesta al macellaio. La prima cosa che faremo sarà ricavare una tasca al centro della picanha. Assicuriamoci di tenere sempre 3-4 cm da ogni bordo, per cui tenendo ben ferma la carne con la nostra mano iniziamo a incidere e la mano ci aiuterà a sentire dove arriva la lama del coltello. Così da ricavare la nostra tasca. È molto importante controllare che siamo arrivati quasi fino alla fine. Nel mio caso sono arrivato quasi, ho ancora un po' di punta, per cui continuerò l'incisione. Controllo di nuovo. Perfetto. A questo punto abbiamo ricavato una tasca. Questa è una parte un po' particolare, ovvero prendiamo la punta e la spingiamo verso il centro. Una volta che l'avremo ci vorrà un po' di pazienza. Ed eccola qua. Abbiamo invertito la nostra picanha. Adesso non ci resterà che riempire questa fantastica picanha invertita. Per riempire questa fantastica picanha io ho preso del provolone, taglierò qualche striscia, poi ricavarne delle piccole strisce.
della pancetta. Ebbene, oggi non sono qui per farvi dimagrire, ma sono qui per rendervi felici. Ultima, ma non per questo meno importante, della mozzarella. Iniziamo a riempire la nostra picagna. Ebbene, nella tasca che abbiamo ricavato alterniamo un po' di provola con un po' di pancetta e un po' di mozzarella. Guardate come sta crescendo, si sta riempiendo di gioia e sapore. Una volta riempita la nostra picagna è cresciuta di un certo volume, come vedete è perlomeno raddoppiata. Adesso non ci resta che avvolgerla in uno strato di alluminio. Come vi dicevo, è una giornata estremamente ventosa oggi, ma non ci facciamo intimorire. Per cui avvolgiamo abbastanza stretto la nostra picagna e adesso è il momento di cucinarla. Una volta la temperatura si sarà stabilizzata a 150 gradi, inseriamo la nostra magnifica picagna e la lasciamo cuocere 15 minuti. Trascorsi i 15 minuti, ruotiamo la nostra picagna . Adesso non ci resterà che attendere il raggiungimento di 56 gradi interni. Adesso è il momento di trasferire la picagna all'interno del contenitore termico così che possa riposare con calma. Adesso che la picagna ha riposato, vediamo un po' com'è venuta. C'è già un aspetto super goloso. Che dire, guardate che golosità. Tagliamo una fetta, vediamo un po' come è venuta al suo interno. Le fibre corrono in questa direzione, per cui noi taglieremo controfibra. Io non vedo l'ora di assaggiarla, ragazzi. Voi? È il momento di assaggiare come è venuta questa fantastica picagna ripiena, ma prima una manciatina di sale, un po' come fanno i miei amici in Brasile, e assaggiamo. Oh. Ragazzi, è incredibile. Ed un saporito ed un ricco che io spero soltanto che voi stiate considerando di provare questa ricetta il prima possibile, perché è un sapore che inebria, esplode ed è completo di tutto. L'unico modo per arricchire ancora di più questa picagna è accompagnarla con un side dish come potrebbero essere un po' di verdure grigliate o delle patate, ma già così è perfetta, perfetta. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che stiate considerando mettere un like e iscrivervi al canale. E fino alla prossima, griglia con passione!